Wow, guardalo! Sapevate che è appena arrivato dal suo viaggio in Italia? Sì, lo sapevo. Sono sicuro che si è fatto molti amici lì. Ne sono assolutamente sicuro. Totalmente. Lo invidio. Ecco perché parla molto bene l'italiano. Assolutamente. Conosce molti madrelingua italiani. Può esercitarsi molto. Ciao ragazzi. Come va? È da tanto che non ci vediamo. Stai bene? Ciao, Danny. Stiamo bene. Avevamo sentito che eri appena arrivato dal tuo viaggio. Sì, sono così stanco. L'altro ieri abbiamo avuto questo esame difficile. Era molto difficile. Suppongo di sì. Il tuo italiano è fantastico come al solito. È perché hai molti amici, giusto? Grazie. Cosa intendi? Sì, ho molti amici, ma... O andiamo. Sappiamo che puoi migliorare il tuo italiano più velocemente se hai un interlocutore. Oh, ora ti capisco. Bene, è vero. Ho tanti amici e mi alleno con loro. Vedi? È perché viaggi molto. Restiamo qui e non possiamo incontrare nuove persone. No, Hai tốt tổ. è vero che ho molti interlocutori. Ma non è perché viaggio molto. Infatti, quando viaggio, non ho tempo per fare nuove amicizie. Perché devo studiare davvero tanto? Ricorda che ho una borsa di studio. Devo prendere il massimo dei voti. Oh, allora. Come lo fai? Voglio dire, come trovi gli amici con cui esercitarti? Oh, posso aiutarti in questo perché per migliorare in qualcosa devi esercitarti. Certamente. E ovviamente questo vale anche per parlare. Più lo fai, meglio diventi. Non ci sono scorciatoie o trucchi che ti faranno parlare come un madrelingua, a meno che tu non ti eserciti davvero. Ci sono tantissime persone che parleranno italiano con te e non sono difficili da trovare. Per esempio, la tua rete. Cerca persone nella tua vita che parlano italiano o lo stanno imparando. Per esempio, ho un cugino che ha viaggiato in Italia. A volte gli chiedo alcune cose per praticare il mio italiano. Di ai tuoi amici, familiari e colleghi che vuoi esercitarti a parlare italiano e vedi se qualcuno si offre volontario per aiutarti. O anche incontri linguistici. Beh, forse non ne hai mai sentito parlare prima, giusto? Meetup è un sito web in cui persone con interessi simili si incontrano per uscire. Nella maggior parte delle città si tengono incontri di club di conversazione italiani e di solito sono gratuiti o a basso costo. E se non ti piace quel sito web, ci sono molte altre opzioni su internet. Basta cercare. O forse puoi provare un'app di scambio linguistico. Sono molto famosi al giorno d'oggi. Uno scambio linguistico accoppia due persone che stanno imparando la lingua dell'altro. Quindi potresti parlare francese e voler imparare l'italiano. Il tuo partner sarebbe qualcuno che parli italiano. E lui o lei vorrà praticare il francese con te.
È un ottimo modo per condividere la tua lingua mentre ne impari una nuova. Ci sono tantissime app per questo, dovrò fare un altro video per parlare di questo argomento. Lo vuoi? E se non funziona? Puoi sempre utilizzare i social media. È progettato per connetterti con gli altri. Quindi, è logico che sarebbe un buon modo per trovare partner di conversazione, ovviamente. Vediamo. Gruppi Facebook. Ricordo che ne feci parte molti anni fa. Ci aiutavamo a vicenda con le domande, loro postavano anche foto divertenti sull'apprendimento dell'italiano. L'importante è trovare un gruppo molto attivo. Uno a cui potresti sempre partecipare. Puoi anche unirti a un gruppo WhatsApp, a un server Discord o ai commenti di YouTube. Come? Trova video che insegnano l'italiano alle persone e poi guarda nei commenti. Spesso ci sono tonnellate di persone in cerca di partner per parlare. E se non vedi nessuno? Puoi essere tu a commentare questo video, ad esempio, per trovare un interlocutore. Ma fai sempre attenzione. Fai attenzione a chi ti connetti. Ti stai chiedendo perché? Ebbene, non tutti in questi gruppi cercano solo lo scambio di conversazioni. A volte vogliono solo vendere i loro prodotti. Corsi online, iscrizioni, libri. Cerca di assicurarti che si tratti di persone reali o studenti, in questo caso, che vogliono davvero praticare l'italiano gratuitamente. Qualcosa che puoi anche provare, ma solo se sei single sono gli appuntamenti online. È un po' non convenzionale, ma il modo migliore per imparare l'italiano è fare attività divertenti ed emozionanti e flirtare con sconosciuti. Può essere assolutamente divertente ed emozionante. Esistono molte app per iniziare a uscire con qualcuno. Se qualcuno sembra interessante, chiedi se vorrebbe avere una conversazione vocale o video. Ma ancora una volta, ovviamente, fai attenzione. Un'altra possibilità è semplicemente trovare un normale sito di chat italiano. Io non lo usavo molto, ma mio padre ci ha imparato l'italiano. Molti anni fa. Ha solo cercato domande in italiano su internet, e le persone reali hanno dato soluzioni ai loro problemi. Era interessante. Ora, se hai dei soldi da investire e vuoi solo parlare italiano senza il fastidio di se trovi estranei con cui vai d'accordo, potresti preferire semplicemente trovare un tutor di italiano online. Esistono molte piattaforme in cui puoi assumere un tutor online. È interessante. Naturalmente, se stai assumendo un tutor di italiano online allora sarà più una lezione, non uno scambio. Quindi dovresti aspettarti di parlare in italiano per tutta la conversazione, e dovresti aspettarti un livello di professionalità che non dovresti aspettarti in un normale scambio di conversazioni. E lascia che ti dica qualcosa che ha funzionato davvero per me nel trovare madrelingua italiani con cui esercitarmi. Sono sicuro che nella tua città ci sono molti posti turistici. Persone provenienti da altri paesi ci vanno continuamente. Bene, devi solo andare in quei posti e fare loro alcune domande. Devi fare un piano. Ad esempio,
quello che ho fatto in passato è stato: ho fatto un sondaggio con domande sul mio paese. Cosa ti piace di più del mio paese? Hai provato questo piatto tipico? Ti piacciono le persone del mio paese? Poi sono andato in questi luoghi turistici e ho iniziato a fare queste domande agli stranieri. Ha funzionato per me. Ho conosciuto molti amici dall'Inghilterra, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'Australia. E potrei darti altri consigli che hanno funzionato per me, ma ora devo andare a casa. Aspetta un minuto? Voi due siete amici. Perché non vi esercitate l'uno con l'altro? Non capisco. Hai ragione. Non ci ho pensato. Comunque, abbiamo bisogno di più suggerimenti. E posso darti ulteriori suggerimenti per trovare partner per parlare, ma in un altro video. Solo se ti piacesse questo.